L'importanza del sottovuoto, quale scegliere? Se sei giunto fin qui è perché hai deciso di acquistare una macchina sottovuoto. Ottima scelta. In questo video però non sarò a farti l'elenco dei modelli che ti offre il mercato per questo tipo di tecnologia, anche perché nessuno mi paga per questo. Cercherò semplicemente di consigliarti quale modello è più adatto alle tue esigenze. Sicuramente avrai già notato che ci sono tantissimi modelli con caratteristiche e prezzi alquanto differenti. Ovviamente le necessità dei single saranno differenti da quelle della mamma con una famiglia numerosa da accudire, ma non è poi neanche detto. Non ci resta altro quindi che continuare a guardare il video e scoprirne di più. Ciao e bentornato su Segreti da Chef. Io sono Gianluca, Executive Chef e tuo personale aiuto per realizzare piatti speciali. Come avrai ben capito, oggi voglio fare chiarezza sulla necessità di conservare gli alimenti nel sottovuoto, quindi ti invito a seguire questo video fino alla fine. Inoltre, qui puoi postare le tue domande e richieste di approfondimento sugli argomenti che ti interessano, perciò clicca subito sul like, sul pulsante iscriviti e non ti scordare di attivare la campanellina per ricevere le ultime novità sul mondo del sottovuoto e non solo. Grazie mille per dedicarmi il tuo tempo. Non vedo l'ora di leggere i tuoi commenti. La macchina per il sottovuoto, chiamata anche estrattore d'aria, l'aspetto più importante per la bassa temperatura è scegliere una macchina che garantisca un livello di sottovuoto al 99,9% e a tal proposito la più indicata sono quelle a campana. Questo per massimizzare la sicurezza, conservando e cuocere nel dovuto modo gli alimenti. I sacchetti di plastica sono molto importanti sia per la conservazione che per la cottura. Dovresti quindi accertarti della qualità della plastica e se sono certificati per la conservazione e per la cottura. Come indicazione di base posso dirti che i sacchetti alimentari sono composti da polipropilene alimentare e nylon. Il polipropilene permette alle buste di resistere alle diverse temperature a cui vengono cotti i cibi. Per questo motivo i sacchetti per la cottura ne hanno di più rispetto a quello per la conservazione. Macchine sottovuoto. Differenze. Esistono principalmente due tipologie di macchine sottovuoto. Quelle a campana, come detto, essenziali per il CVT, e quelle a barra scaldante esterna. Nelle macchine a campana il cibo viene immerso all'interno delle buste speciali per il sottovuoto e poi le buste viene inserita all'interno della macchina. Chiuso il coperchio della macchina, che è a tenuta stagna, si attira via tutta l'aria, formando il vuoto in tutta la camera, quindi attorno al cibo. Successivamente il cibo viene sigillato all'interno della busta. Nei macchinari con barra esterna, il cibo si trova all'esterno della macchina, disposto all'interno di una busta per il sottovuoto. La macchina aspira via dalla busta tutta l'aria e poi si sigilla ermeticamente. Per quanto sia un buon processo anche questo, non si può raggiungere la perfezione assoluta di vuoto. Cosa invece più affidabile è con una macchina a campana dove gli alimenti confezionati possono durare anche di più di quelli sigillati con una macchina all'esterno. Sacchetti sottovuoto, differenze. Se il sacchetto è sbagliato o non correttamente commisurato all'alimento che vogliamo mettere sottovuoto, rischiamo di compromettere sia il funzionamento della macchina sia la qualità dell'alimento. Esistono buste lisce o goffrate. Le buste lisce per la conservazione dei cibi vengono utilizzate per le macchine a campana, mentre le buste goffrate, grazie alla loro testura a forma di rombo, permettono di estrarre in tempi più rapidi l'aria utilizzando un macchinario ad aspirazione esterna. Anche le temperature di utilizzo delle buste sono importanti. Le buste per la conservazione dei cibi, siano esse lisce o goffrate, resistono ad una temperatura che va dai meno 40 ai più 40 e sono quindi adatte anche a processi di refrigerazione e abbattimento rapido e a basse temperature. Le buste per le cotture invece resistono a temperature che vanno dai meno 40 ai più 121 e possono peraltro essere utilizzate nel microonde per la pastorizzazione e la sterilizzazione, per la cottura a bagnomaria e poi in forni a vapore a basse temperature. Ultimo, ma non meno importante, lo spessore delle buste. Si possono infatti trovare buste di spessore variabile dai 70 ai 120 micron. I sacchetti con spessore più basso, 70 micron, vengono utilizzati per le salse liquide e creme. Quelli invece da 120 micron, essendo molto resistenti, si adattano per la conservazione dei formaggi duri, tranci di carne con ossa e tutti quei prodotti che potrebbero accidentalmente forare la busta.
Nelle buste da 90 micron si conservano correttamente tutti gli altri alimenti, fatto salvo per frutta e verdura che possono fermentare e che quindi non devono essere messe mai sotto vuoto. A diverso spessore della busta corrispondono anche diversi tempi per la sigillatura. Le buste da 70-90 micron vengono sigillate in circa 2 secondi, quelli da 120-140 ci impiegano all'incirca 3 secondi e mezzo. Le dimensioni contano. Sbagliare le dimensioni di un sacchetto utilizzato o inserire un prodotto all'interno della busta può rovinare la barra saldante e rallentare il ciclo di lavorazione del macchinario. È buona norma riempire le buste per il sottovuoto per circa 2/3 della sua capienza. Questo per lasciare lo spazio necessario alla saldatura. Se si ha la necessità di mettere sottovuoto piccole porzioni di cibo, invece di utilizzare le buste, è possibile servirsi dei rotoli che consentono appunto di scegliere la lunghezza in funzione del prodotto, dando la possibilità di tagliare la busta e saldarla nel punto desiderato. Minore sarà l'ingombro del prodotto imbustato nella dispensa e nel frigorifero e maggiore sarà il risparmio in termini di materiali, buste e rotoli utilizzati. In conclusione, perché scegliere la macchina sottovuoto? 1. Allunga i tempi di conservazione. 2. Aumenta la tua riserva di alimenti. 3. Mantiene la fragranza. 4. Possibilità di cotture sottovuoto. 5. Non hai più bisogno di dividere gli scomparti di tipologia di cibo, il frigorifero e il congelatore. Spero di essere riuscito nell'intento di farti un po' più di chiarezza su questa fantastica tecnologia. Se così non fosse, fammi pure domande e sarò, sempre nel mio limite, contento di aiutarti nelle tue perplessità. Dire non so cucinare ora non potrà più essere una scusa. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao!